Sì, salve. Questa è la recensione del dispositivo VD Western Digital TV Live. Nella confezione abbiamo il telecomando con già incluse le batterie, poi abbiamo come il dispositivo, in questo caso ho inserito una chiavetta da 32 giga della Kingston, poi c'è il cavo di alimentazione e il cavo audio video, quello praticamente con gli spinotti giallo, rosso e bianco. È possibile quindi collegarlo, come possiamo vedere, anche attraverso la porta HDMI. Poi abbiamo la porta ottica, una seconda porta USB e poi la porta per LAN, collegarla quindi al telefono. In questo caso vediamo che l'ho già collegato alla televisione. Diciamo che l'avvio è un po' lento. In questo caso l'ho già fatto partire per evitare di perdere ulteriore tempo. All'interno quindi della mia penna ci sono, vediamo, due file della serie TV Vampire Diaries. Il primo, come possiamo vedere, è formato AVI. Un attimo che scorre. Il secondo invece è un file MKV. Un attimo che arriva. Ecco qua. Facciamo partire il file MKV. Vediamo, in questo caso l'avevo già fatto partire, faccio riprendi. Riparte dal momento in cui l'avevo stoppato all'inizio. Vediamo sempre il caricamento un po' lento. Ecco qua. Ecco, è ripartito. Il primo file invece, il formato AVI. Anche questo qui lo faccio riprendere dal punto in cui si era fermato. Vedete, in questo caso è più veloce perché l'MKV ha un bitrate più alto e quindi è più lento nel caricare. Questo invece è un po' più veloce nel formato AVI. Ecco qua, è ripartito. Nel menu di questo dispositivo possiamo vedere, quindi si può leggere quindi la musica, le foto, vabbè, poi c'è la configurazione, qui praticamente bisogna, si imposta quindi la video, la connessione di rete, mettendo quindi la password del modem. Infatti io adesso l'ho collegato ed è stato fatto un aggiornamento e siamo al 22 aprile 2016. Poi qui c'è file, dove praticamente possiamo andare a salvare, vabbè, nel caso in cui abbiamo sul cloud del dispositivo. Poi ci sono alcuni giochi, poi i servizi, abbiamo quindi visto tutti i servizi di cui possiamo disporre, abbiamo Facebook, MLB TV, questo è il cloud di Western Digital gratuito, poi abbiamo Netflix, che in questo caso abbiamo un mese di gratuito e poi il pagamento, poi abbiamo Spotify, YouTube e così via, quindi questi sono tutti i servizi che abbiamo. Poi abbiamo la Live TV, abbiamo questi tre canali, diciamo che sono quasi pressoché inutili, infatti ho provato prima, facciamolo caricare. Per quanto riguarda nel frattempo che carica, possiamo quindi andare a definire alcune caratteristiche di questo prodotto. Abbiamo già visto quindi che oltre ai formati AVI, MKV, le jaghe MOV, MPEG 4, XVID e VMV. Riproduce poi, abbiamo visto, i file, video, brani musicali e foto archiviati su dispositivo USB o anche storage di rete.
come My Passport Ultra e My Cloud. Si può collegare anche l'hard disk esterno, in questo caso io ho collegato un Toshiba 2.5 autoalimentato e funziona. Poi posso praticamente tramite l'applicazione Western Digital Remote posso quindi utilizzare lo smartphone come telecomando. Poi abbiamo l'applicazione Miracast, cioè associando un dispositivo Android Miracast posso condividere praticamente tutto quello che si vede sullo schermo del telefono sulla televisione, navigare sul web, guardare quindi i film in 1080p, mostrare quindi le foto delle vacanze e così via. Ehm, Ci sono poi le dimensioni di questo dispositivo, sono praticamente 125 mm di larghezza, 100 mm di lunghezza e un 30 mm di spessore, di altezza. Bene. Le foto, i formati delle foto possono essere quindi JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF, l'audio, MP3, WAV, VMA, AAC, FLAC, MKA, AIF, OGG, Dolby Digital e DTS. Poi abbiamo supporto ai sottotitoli. Abbiamo quindi il codec H264 BP-L3 con risoluzione fino a 720x480p a 30 frame oppure 720x576 a 25 frame. Poi abbiamo anche il codec H264 MP-L4.1 e HP 4.1 con risoluzione invece 1920x1080p 24 frame oppure 1920x1080 30 frame o 1280x720 a 60 frame. Per quanto riguarda poi il manuale di istruzione è in italiano ed è compreso nella confezione. Ehm, Poi abbiamo per quanto riguarda il prezzo, questo praticamente è la prima versione, infatti l'ho comprato un paio di anni fa e l'ho pagato intorno agli 80 euro, ho visto che c'è la versione nuova su Amazon e costa intorno praticamente ai 120 euro. Il cavo HDMI non è compreso nella confezione. Ovviamente con il cavo, questo audio che esce all'interno della confezione si perde un po' più di risoluzione, mentre con il cavo HDMI la risoluzione quindi migliora. Ehm, con l'applicazione abbiamo già visto, ovviamente è valida sia anche per iPhone, iPod Touch e iPad con iOS 6.0 successivi, tablet e telefoni Android con sistema operativo sempre 4.0 successivi e con la configurazione di rete e poi è possibile quindi andare a usufruire anche del servizio Western Digital Cloud che è gratuito. Ehm, Mi sembra quindi di aver detto tutto. Alla prossima.